Ogni viaggio ha un punto di partenza e, come vi dicevo nel primo video, la strada per arrivare a vivere elettrico inizia con il fotovoltaico. Ma quanto deve essere potente il mio impianto fotovoltaico? Lo vediamo in questo video. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Cominciamo il nostro percorso per la transizione energetica dalla chiave di volta, l'impianto fotovoltaico. Come promesso vi porto la mia personale esperienza e quindi oggi vi spiego come si può avere un'idea di quella che dovrebbe essere la dimensione del vostro impianto fotovoltaico con l'esempio di casa mia. Allora, io mi sono trasferito, quindi i dati che ho sono presi un po' dallo storico dell'appartamento che avevamo prima, un po' dalle ipotesi di progetto, quindi andiamo a vedere. Allora, come dati iniziali, noi avevamo nell'appartamento precedente un consumo medio annuo di circa 7900 kWh. Andiamo ad aggiungere una stima del consumo della pompa di calore elettrica che abbiamo qua nella casa nuova e per il momento solo il consumo dell'auto elettrica che andremo a vedere nei prossimi video. Consumo della pompa di calore stimato intorno agli 8400 kWh all'anno, dal mio termotecnico speriamo sia più basso. Consumo dell'auto elettrica, abbiamo mediamente un chilometraggio annuo di 25.000 km all'anno, diviso una media, stando attenti, intorno ai 16,3 kWh per 100 km, che fa un consumo annuo di 4.077 kWh. Riassumendo, totale annuo di energia necessaria per attività di vita quotidiana normali di energia elettrica, riscaldamento e spostamenti con la macchina di circa 20.500 kWh all'anno. Diviso il solito cautelativo 1100 kWh al kilowatt per l'anno, fa una stima di quella che dovrebbe essere la potenza del mio impianto fotovoltaico intorno ai 18,63 kW di picco. Bene, questa è la stima, quello che mi servirebbe teoricamente. È il momento di andare a vedere se ci stanno sul tetto. Adesso vi faccio vedere il modello. Ci dovrebbero stare circa 18,33 kW di picco con un inverter da 15 kW che vedremo nei prossimi video, inverter Sungrow. Comunque 18 kW di pannelli, 15 di inverter e per il momento 10 kWh di batterie, che non sono abbastanza, ma per il momento insomma bisogna sempre anche guardare il lato economico. Parleremo molto meglio dei materiali nei prossimi video. Per farvi capire meglio però come lavorerà il mio impianto fotovoltaico, vi mostro il modello che ho creato con Scanifly. Vedete che c'è una parte di pannelli esposti a est, una parte di pannelli esposti a ovest e una parte che andrà sul tetto praticamente piano del capanno, in modo da avere almeno all'incirca 6 kW costanti durante tutte le ore di luce. 6 kW costanti ovviamente sono una stima esagerata, però diciamo che l'ho pensato per avere una soglia minima di potenza in tutte le ore della giornata. Se vi interessa sapere come ho creato questo modello, sappiate che bastano 2 giri di drone e una ventina di minuti di elaborazione, però se siete interessati naturalmente scrivetemi nei commenti e vedremo di approfondirlo. I più attenti di voi avranno notato che ci sono dei pannelli che andranno in ombra durante il corso della giornata. Avendoli suddivisi dovrebbero ottenere comunque degli ottimi risultati, ma diciamo che l'ho un po' fatto anche apposta di inserire dei pannelli con un minimo di ombreggiamento per valutare in seguito la possibilità di installare degli ottimizzatori e vedere la differenza di rendimento tra una soluzione e l'altra. Comunque con queste 3 esposizioni che creano una curva di produzione molto larga rispetto alla singola esposizione verso est, verso sud o verso ovest, unito ai 10 kWh di batterie, dovremmo avere una percentuale di autoconsumo abbastanza alta, si spera. Poi ovviamente vedremo anche insieme gli aggiustamenti che sarà opportuno fare. Diciamo che con un consumo di 20.000 kWh all'anno ho fissato un obiettivo di risparmio che si aggira sui 4.000 euro all'anno. Poi vedremo insieme che questi 4.000 in realtà sono di più, perché per esempio, velocissimamente, dovremo andare ad aggiungere al risparmio il costo della benzina dell'auto, che gli anni scorsi era a GPL, a benzina, e adesso è elettrico, e quindi
quindi bisognerebbe andare a scalare la spesa che ci sarebbe stata per quei 25.000 chilometri se fossimo stati a GPL. Comunque lo vedremo in seguito quando parleremo dell'auto elettrica. Questa è una prima carrellata di quelli che saranno i punti principali della nostra transizione elettrica. In questo video andiamo a scoprire quali sono i pannelli che ho usato, mentre in questo vi parlo del sistema Sungrow che ho utilizzato per la mia casa. Ricordatevi di iscrivervi al canale e un saluto da andreapiccinelli.net.